Dobbiamo parlare di tantissime cose importanti perché arrivo da un'ora e mezza di diretta insieme alla community di Passione Inter con cui abbiamo seguito la conferenza stampa del presidente Marotta e del tecnico Christian Chivu, conferenza che dà il via ufficiale alla stagione 25-26 con tantissimi temi che finiscono sul tavolo, dagli annunci di mercato molto importanti del presidente Marotta su Lookman in particolare ma anche su Leoni e non soltanto, le parole di Chivu che mi è piaciuto molto a livello comunicativo, per me è stato praticamente perfetto con ulteriori indicazioni sull'idea di Inter che ha in testa e che sta cominciando a costruire con questi allenamenti, non dandoci troppi spunti sul modulo dove più volte hanno cercato di fargli diciamo uscire delle indicazioni chiare, hanno provato a fargli delle domande anche a trabocchetto per far emergere questi temi e lui ha risposto con delle dichiarazioni che vagamente con le dovute proporzioni hanno ricordato il famoso io non sono Pirla del primo José Mourinho all'Inter. Nel mezzo anche altre questioni che sono state sollevate sul progetto Octree, sul futuro dell'Inter e non soltanto. E allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo contenuto di oggi, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando clic sul tasto iscriviti così continuiamo a far volare il nostro progetto e continuiamo a far crescere il nostro canale che ormai intravede lì i 100.000 iscritti veramente ad un passo. Si è svolta così la giornata, discorso introduttivo del presidente Marotta con subito dei temi molto interessanti trattati, conferenza stampa poi con le domande dei cronisti per il tecnico Christian Chivu su cui arriveremo, perché poi alla fine invece sono arrivate le domande per il presidente Marotta che ha risposto e ha dato le due notizie che secondo me faranno maggiormente discutere tra i tifosi da quello che ho visto anche in diretta. La prima è quella relativa ad Ademola Lookman, perché Marotta pubblicamente si è esposto in maniera molto netta, molto evidente, parlando di settimana decisiva questa per l'attaccante dell'Atalanta con i prossimi 2 o 3 giorni che serviranno per arrivare ad una definizione del confronto tra Inter e Atalanta, che non significa che l'Inter entro 2 o 3 giorni prenderà di sicuro Lookman, ma l'Inter ha scelto Lookman, vuole Lookman, lo sta trattando, Lookman vuole l'Inter e nel giro di 2 o 3 giorni Inter e Atalanta arriveranno ad una conclusione in senso positivo per l'Inter o in senso negativo. Questa è un po' la deadline, l'ultimatum di un'operazione che tutti hanno fretta di andare a concludere. Quindi si è sbilanciato molto il presidente Marotta parlando delle caratteristiche di un calciatore importante, del fatto che l'Inter deve avere anche il coraggio di andare a cercare di prendere giocatori così forti ed importanti che sono utili per le sue caratteristiche nell'immediato, ma anche per far crescere quei giovani che l'Inter vuole continuare ad inserire in un progetto che Octree sta spingendo molto. Come ha detto lo stesso Marotta nel discorso iniziale, Octree ha dato un budget importante che l'Inter vuole investire, sta continuando ad investire, continuerà ad investire. Molto importante che si parli di investire e non spendere, questo è un concetto molto interessante, ovviamente puntando su profili giovani con determinate caratteristiche dove chiaramente però bisogna fare un mix e Lookman rappresenta il profilo ideale per poter fare questo mix e far crescere anche accanto a lui giocatori più giovani, appunto. Giovani come Leoni, l'altro tema che sicuramente farà discutere. Ecco, su questo Marotta ha confermato quello che vi dico già dalla scorsa settimana, ovvero che l'Inter in questo momento ha un'unica priorità che è appunto Ademola Lookman. L'Inter sta trattando Lookman, vuole Lookman e in questo momento le altre cose sono un attimo in secondo piano. Per quanto Leoni piaccia, c'è stata anche un'investitura pesante, molto importante di Christian Chivu che alla domanda su Pio Esposito e Leoni, due giovanissimi che lui conosce bene, ha detto che a livello umano sono tanta roba e poi si è sbilanciato ulteriormente dicendo che entrambi saranno 2 colonne della nazionale italiana del prossimo futuro. Quindi diciamo che se chiedete a Chivu, Leoni lo vuole e lo vuole assolutamente. Ecco il messaggio che fa passare Marotta, oltre a dire che non è iniziata una trattativa con il Parma, non c'è una trattativa con il Parma, questo lo sappiamo e lo abbiamo detto più volte, ribadisce che al momento le priorità sono altre, ma soprattutto dice 2 cose. La prima è che l'auspicio è che come con Esposito si possa trovare un altro Leoni nel settore giovanile. Questa è la risposta molto presidenziale di un Marotta che chiaramente ha avuto dei passaggi in questa conferenza da presidente non proprietario del club e quindi in un contesto come questo ovviamente le dichiarazioni sono sempre tutte molto positive, molto esaltanti. Ma al di là di questo su Leoni dice anche che secondo lui è un po' esagerata la pressione che ha avuto a livello mediatico e questo secondo me nasconde tra le righe anche un messaggio l'Inter
lo vuole, Leoni, Chivu assolutamente lo vorrebbe, lo prenderebbe molto ben volentieri, l'Inter però non vuole spendere quei 40 milioni di euro, quindi l'esagerazione non è tanto mediatica quanto di valutazione sui 40 milioni che l'Inter non vuole spendere, altrimenti l'Inter su Leoni ci tornerà non appena avrà chiarito la questione Ademola Lookman. Queste sono secondo me le due principali notizie di mercato all'interno del discorso di Marotta, che poi ha detto anche altre cose importanti su cui ci torneremo, però secondo me è doveroso soffermarsi anche e soprattutto sulla presentazione di Christian Chivu, perché questa è una conferenza che tradizionalmente sancisce l'inizio della nuova stagione, quindi sancisce l'inizio della stagione 25-26 e in generale quello che ci aspettiamo appunto nella nuova annata, ma diciamo coincide anche un po' con la vera presentazione a tutti gli effetti di Chivu, che prima era avvenuta negli Stati Uniti di fronte a pochi giornalisti, e questa invece è la prima vera e propria presentazione di Chivu, quindi tutte le domande, le risposte e il contesto vanno appunto contestualizzati, scusate la ripetizione, in questo aspetto qua, in quest'ottica qua. Ci portiamo a casa varie cose. È stato un Chivu che, come dicevo, a me è piaciuto perché sembra davvero trasmettere, ha risposto in questa conferenza un po' come aveva fatto anche in un'intervista a Radio Serie A a novembre, come aveva fatto in altre conferenze, in altre interviste, gestite con molta tranquillità, molta serenità, da parte di una persona che quindi è preparata, è ambiziosa, ha accolto questa opportunità con grande serietà, con grande senso di appartenenza, come ha detto il presidente Marotta, e quindi vuole sfruttarsela al meglio lavorando tanto ma senza ansia, almeno questo è quello che traspare in una comunicazione molto diretta in cui piano piano si è sciolto sempre di più fino a tirar fuori delle frasi. Ci saranno alcune parole che forse ci porteremo dietro, come il focussiamoci, per dire mettiamo il focus su alcune cose, oppure a un certo punto ha parlato dovremo superare anche le atrocità. È stata un'immagine un pochino forte del pensare l'Inter che deve superare delle atrocità. Ha detto dovremo pedalare tanto, e poi a un certo punto ho fatto anche la battuta sul fatto che si è operato in testa, quindi ogni tanto si dimentica delle cose, così come mi sono piaciuti molto dei passaggi dove ha ribadito l'importanza della comunicazione all'interno dello spogliatoio. A me è piaciuto molto il passaggio in cui dice che lui da allenatore non si sentiva pronto a farlo di lavoro ad alto livello, comunque aveva bisogno di crescere, quindi è stato tanti anni nel settore giovanile proprio perché finché non si è sentito pronto non ha voluto fare il salto, e questo gli ha permesso di lavorare molto anche sull'empatia con il gruppo, cosa che a me dà proprio la sensazione di avere delle password per accedere allo spogliatoio in maniera molto positiva. Ecco, Chivu mi sembra che abbia molto sviluppato questa cosa, o almeno questo è quello che trasmette. I temi però principali di questa conferenza, oltre al fatto che l'Inter non deve copiare nessuno, gli hanno fatto la domanda se anche l'Inter ha uno slogan come il Napoli, non dobbiamo copiare nessuno, dobbiamo pensare a noi. Chiaramente noi aspettavamo questa conferenza anche e soprattutto per avere più indicazioni su come intende giocare, e più volte hanno provato a fargli la domanda in tanti modi su come giocherà l'Inter, sul modulo, eccetera eccetera, e lui, oltre ad aver ribadito che la differenza vera la fanno i calciatori, quindi ha dato le giuste responsabilità ai suoi calciatori, perché dice non ho mai visto un allenatore bravo vincere senza giocatori forti. E lui, parlando del modulo, ha detto vedremo strada facendo, ha girato un po' attorno alla domanda che gli chiedeva del modulo, e poi ha detto che in alcune partite giocheremo a 3, in altre partite giocheremo a 2 a livello di centrocampo, sempre sul centrocampo, perché poi quando a un certo punto gli hanno chiesto dell'attacco lui dice non ho mai parlato di attacco a 3. Mi è sembrato un po' giocare con i giornalisti, un po' come quelle io non sono Pirlo appunto che dicevamo di Mourinho nel 2010, con le dovute proporzioni chiaramente. Ci auguriamo che il finale possa essere lo stesso, magari anche meglio, chi lo sa, ovviamente. Sto scherzando, però ce lo auguriamo ovviamente, ma dicevo, più che di modulo, quindi ci ha dato indicazioni sui principi e sull'identità della sua Inter. Ha parlato di un Inter, spesso ha parlato di aggressività, è un tema che ritorna molto spesso, di un Inter verticale, ha parlato di equilibrio, soprattutto ha parlato di ibrido e imprevedibilità, cioè è una squadra che ha delle basi importanti, con giocatori che sono in grado di fare tante cose differenti. Sarà fondamentale vincere i duelli. Ha sottolineato molto l'idea di vincere i duelli, perché chi vince i duelli vince le partite. Questo anche quando ho fatto i corsi di match analyst è abbastanza verificato, che la vittoria dei duelli
ti dà un notevole vantaggio, un notevole possibilità in più di vincere la partita, e saltare l'uomo. Ecco, questi sono i concetti chiave espressi da un Kivu, che quindi dice: alleneremo più moduli per avere un Inter più imprevedibile, che potrà cambiare di partita in partita, ma anche all'interno della stessa partita e in base all'avversario. Per cui qui lascio poi voi a decidere. Voi siete più fan dell'identità chiara da portare avanti a prescindere, oppure dell'imprevedibilità, del fatto che si possa lavorare su più cose anche in base a chi c'è davanti e anche in base ai momenti della partita? In diretta c'era stata un po' di divisione mentre eravamo live con la nostra community, perché c'era chi diceva: non sa che pesci pigliare, quindi lavora su più cose. Io non sono d'accordo con questo tipo di commento che è arrivato, però sono curioso di sapere la vostra. Sugli altri temi, eravamo curiosi di sapere un po' del caso Cialanoglu, dei discorsi con Lautaro Martinez dello spogliatoio. È stato molto diplomatico e molto giusto. Comunque per me ha gestito veramente bene a livello comunicativo un po' tutti i temi, dicendo che questo fa parte anche del carattere di un gruppo vincente, che ha voglia di vincere, quindi che ha bisogno anche di chiarirsi su alcune cose in alcuni momenti. Non ho puntato altre grandi cose all'interno della conferenza di Kivu, mentre nelle parole di Marotta c'è stato un messaggio iniziale che ho visto che le prime reazioni del nostro pubblico sono state piuttosto esaltate ed esaltanti, cioè tanti tifosi sono subito esaltati per un Marotta che ha lanciato qualche stoccata sui risultati raggiunti negli ultimi anni, sul percorso fatto fino a qua. Soprattutto però secondo me i temi più interessanti del discorso iniziale di Marotta non sono legati agli obiettivi, perché in tanti dicono hanno parlato di una presidenza, di una dirigenza che ha messo troppa pressione dicendo di dover vincere tutto l'anno scorso, dover provare a vincere tutto, e quindi anche quest'anno addirittura si diceva bisogna puntare al quarto posto. Ecco, questo è un messaggio che Marotta invece ancora una volta ha chiarito: siamo l'Inter, in sintesi, brutalizzo un po' il discorso, bisogna lottare per vincere e andare in alto, cosa che ha ribadito anche lo stesso Kivu, quindi sa Kivu che tipo di pressione c'è all'Inter, e viene ribadito un po' da tutti. E c'è stato anche un passaggio che poteva essere un po' scomodo sul discorso relativo al fatto che l'Inter aveva cercato quantomeno Fabregas prima di andare poi su Chivo definitivamente. Lì Marotta è stato molto diretto nel dire che Chivo non è mai stata una seconda scelta, ma abbiamo cambiato modello con Octree di puntare sui giovani per avere patrimonio poi in futuro, che cosa che l'Inter stava perdendo negli ultimi anni, e quindi abbiamo scelto Christian Chivu che ha vari vantaggi, tra cui l'appartenenza, la cultura del lavoro e tante altre cose. Ecco, su questo passaggio chiaramente prendiamolo un po' con le pinze. Ultimi due temi molto interessanti di Marotta, secondo me, il discorso del budget molto importante fornito dalla proprietà Octree, e soprattutto quello relativo al prossimo futuro con questa proprietà, che sta facendo dei lavori per l'ampliamento, il miglioramento delle strutture di Appiano Gentile, di Interello, l'Under 23 creata in un'ottica di fornire giocatori della prima squadra o fornire giocatori da vendere sul mercato per evitare di vendere giocatori della prima squadra e rinforzare dunque la prima squadra. Quindi un occhio al prossimo futuro con la proprietà anche sul tema stadio, che ritiene molto importante. Ha annunciato anche che l'obiettivo sarà quello di avere nel giro di 2 anni l'Under 23 che si allena proprio accanto all'Inter prima squadra nello stesso centro sportivo di Appiano Gentile, quindi ci sono delle grandi intenzioni, ecco, su questo progetto. Sul tema mercato poi, per chiudere, oltre al discorso su Lookman e Leoni, Marotta ha fatto un passaggio che so già che accenderà molte discussioni e molti commenti tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché dice una cosa che sfugge a tutti voi, parlando dei giornalisti che erano presenti, anche i più preparati, è che riuscire a confermare i calciatori che hanno reso protagonista questa Inter significa mettere già un tassello molto importante, cioè confermare i big è un tassello molto importante, e quindi è vero che il mercato è interessante e vi fa vendere sempre di più sostanzialmente, dice questo Marotta, però se l'Inter è arrivata dove è arrivata vuol dire che ha dei valori oggettivi molto importanti, valori che riconosce anche Chivo, e quindi è importante confermare questi calciatori. La seconda fase del mercato poi sarà quella di sviluppare il nuovo modello, come detto, abbassando l'età media con investimenti mirati sui giovani per il presente e per il futuro, e poi incrementare il patrimonio. Terza fase, aggiungere anche degli elementi pronti subito di spessore, come l'opportunità Lookman che si è presentata.
So già che sulla conferma dei big qua si scatenerà il commento di tanti di voi, quindi vi aspetto qui sotto nei commenti. Ho fatto un po' un riassunto brutale di 1 ora e mezza circa di tante notizie che sono state sottoposte alla nostra attenzione in una conferenza che, ripeto, a me è piaciuta, devo dire, soprattutto per quello che ha trasmesso Christian Chivu. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, vi aspetto qui sotto nei commenti, così poi leggiamo le vostre considerazioni nella diretta delle 19:30 dove approfondiremo tutti i temi. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, ricordandovi poi anche l'appuntamento delle 22 nel club di Passione Inter con la nostra community, quindi www.passioneinter.club per stare a contatto con noi e vi lascio il nostro approfondimento, come detto, in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.